Buongiorno ragazzi, bentornati sul canale Valoroso IT, il canale dedicato ai computer e all'elettronica vintage. Oggi parliamo di questo signore qua, IBM PS2 modello 30. L'ho acquistato su eBay per poco prezzo perché il computer inizialmente non funzionava. Ho dovuto fare dei lavoretti, adesso ve li faccio vedere. Poi, dopo che sono riuscito a farlo partire, tra mille peripezie perché mi mancavano anche dei pezzi, ho installato qualche software carino, tra cui Norton Commander, Norton Utilities e il bellissimo Windows 1.04. Quindi se volete sapere di più su tutte queste cosine che ho fatto con questo computer, seguite questo video fino in fondo. Apriamo il computer e vediamo che cosa ho dovuto sistemare. Allora, innanzitutto il computer mi è arrivato senza monitor e senza la tastiera e anche senza il mouse, era soltanto il corpo macchina. Infatti questo monitor e questa tastiera sono di quest'altro computer che vedete qua sotto. Un secondo che ve lo mostro. Eccolo qua. Questo è un IBM PS2 modello 60 che era quello che avevo da piccolino. Infatti gli sono molto affezionato, l'unica cosa è che ancora lo devo avviare, sono passati tanti anni e lì era in attesa di pulizia, sistemazioni varie per poi avviarlo. Il mouse l'ho acquistato successivamente perché non era appunto compreso con la vendita del computer. Tra l'altro ho realizzato anche un video breve in cui mostro come ho pulito questo mouse e adesso infatti sembra nuovo. Eccolo qua, non avevo messo le viti lateralmente, il computer è sempre aperto, quindi io posso aprirlo e chiuderlo quando più mi piace, anche per magari montare delle cose varie, degli hard disk piuttosto che altre periferiche per fare esperimenti. Allora, prima cosa che ho fatto ovviamente è stato pulirlo. Poi qua dietro, qui, ho installato questa batteria al litio al posto delle altre batterie alcaline che aveva e non mi piacevano perché avevano già iniziato a perdere acido. Quindi così dovrebbe durare un pochino di più e evitare che esca l'acido della batteria e corroda le varie piste del circuito stampato. Altra cosa, erano rotti queste due RAM. In realtà era soltanto una SIM ad essere rovinata, non tutte e due. Quindi ho ordinato su eBay queste due nuove SIM da 30 pin con parità, perché non sono uguali. Ad esempio ne avevo altre con la stessa forma del Macintosh Plus, ma in realtà non erano compatibili perché queste hanno 9 chip, quindi hanno anche la memoria della parità, invece quelle altre del Macintosh non avevano la parità. Inizialmente le ho fregate dal mio IBM PS2 modello 60, giusto per vedere se il computer si accendeva, ma poi avendole trovate a poco prezzo su eBay ho acquistato delle nuove SIM e le ho installate. Quando ho acquistato questo computer non aveva nemmeno l'hard disk, quindi inizialmente ho utilizzato questo qui, è l'hard disk di un IBM PS1. Quel computer là, da cui l'ho preso in prestito, temporaneamente, poi dopo glielo restituisco. Questo hard disk è da 30 MB, come vedete ha un unico connettore in cui scorrono sia i dati sia l'alimentazione. Infatti non è compatibile IDE, non è compatibile con altri hard disk che avevo in giro, ho dovuto per forza utilizzare questo qua del PS1. Poi successivamente su Wallapop ho trovato un venditore spagnolo che aveva quest'altro hard disk qui da 20 MB, addirittura 20 MB, e doveva essere forse anche l'hard disk originale di questo computer perché avevo letto le caratteristiche tecniche dell'epoca su una brochure e risultava un hard disk da 20 MB. Così l'ho acquistato sperando funzionasse e in effetti per fortuna ha funzionato, quindi ho collegato anche questo hard disk al computer. Un'altra cosa che ho fatto è stata tentare di pulire bene il computer. In realtà non sembrava sporco a vederlo, però fa una schifosissima puzza di muffa. Ecco, questo è, quando si accende puzza di muffa. Allora io ho tentato di pulirlo meglio che potevo, però in realtà ancora adesso puzza di muffa. Probabilmente all'interno dell'alimentatore ci deve essere qualcosa che è rimasto sporco. L'unica cosa è che anche togliendo l'alimentatore, in realtà poi non lo riesco ad aprire, o meglio non voglio aprirlo,
perché non è chiuso con delle viti, è rivettato, quindi dovrei bucare i rivetti per poi rimetterli, insomma, preferito, visto che funziona, mi funziona tutto correttamente, le tensioni sono giuste, allora ho preferito tenermi un attimino di odore di muffa, sperando passi con l'utilizzo, magari tenendolo aperto di tanto in tanto, bah, vedremo. Anzi, se qualcuno di voi sa come togliere l'odore di muffa senza smontare le cose, me lo scriva giù nei commenti perché mi farete sicuramente piacere. Andiamo dietro al computer e vedete che ho anche installato un modem wifi sulla porta seriale del computer. Questo mi serve eventualmente per connettermi tramite un terminale, un programma terminal, alle BBS, ad esempio la BBS di RetroCampus. Quindi riassumendo un attimino le caratteristiche tecniche del computer. Processore Intel 8086. So che esiste anche l'IBM modello 30 con processore 286, però in pratica questo qua è quello più economico, quindi quello con l'8086. Non ha coprocessore matematico, quindi manca l'8087. Ho provato ad acquistarlo su AliExpress, quando mi arriva farò un video breve per vedere se funziona. Sono a 8 MHz sia il processore che quindi anche il coprocessore matematico. Ha 640 KB di RAM, di cui 128 sono saldati sulla scheda madre e i restanti 512 sono su due SIM da 30 pin con parità. Il floppy disk drive è da 720K e si vede perché non ha la scritta 1.44 qui sopra il pulsante, che quindi non ha nulla, e l'hard disk è da 20 MB. Adesso richiudo il computer e lo avviamo. Allora, la prima difficoltà che ho incontrato per avviare questo computer è stato reperire i dischetti. In effetti si sa che un computer IBM senza il disco di sistema è praticamente inutilizzabile. Serve anche per impostare la data l'ora. Quindi ho trovato su internet le immagini dei dischi originali di sistema di questo IBM modello 30 versione 8086. I dischi online si trovano in formato IMG, che non è lo stesso IMG che si trova su CD-ROM ad esempio, ma per salvarlo su dischetto serve un'utility apposta. Si può utilizzare un normalissimo computer Windows, quindi si scarica da qualsiasi sito l'immagine del dischetto. Quindi in questo caso io ho scaricato, vediamo se la trovo, lo starter disk dell'IBM PS2 modello 30. Come vedete ho dovuto tappare una delle due finestrelle del dischetto per simulare il fatto che sia un dischetto 720K e non a 1,44 MB. Dopo aver trovato l'immagine su un sito internet l'ho scaricata su un computer normalissimo e l'ho salvata su dischetto mediante l'utility DiskWrite. DiskWrite è un'utility gratuita che serve proprio a prendere i file IMG e a salvarli su dischetto. Quindi dovrete avere un computer con un floppy disk drive da 3,5 pollici, connessione a internet e un sistema operativo Windows su cui far girare il programma DiskWrite. Oltre allo starter disk, quindi al dischetto d'avvio di questo computer che mi è servito per fare le prime impostazioni, mi sono scaricato il PC DOS, quindi il DOS dell'IBM versione 3.3, che è il DOS originale che doveva avere questo computer qui, e altri programmini carini. Come ho detto prima, poi dopo trovate dei dischetti da 720K veri, senza mettergli la finestrella, Norton Utilities, 4 dischetti, Windows 1.04, 3 dischetti e Norton Commander, un dischetto soltanto. Proviamo qualche programmino? Allora, questo è bellissimo Norton Commander, cioè io lo adoro. Lo utilizzavo anche da ragazzo. In pratica lo conoscerete anche voi probabilmente. Serve per navigare comodamente all'interno del computer senza mettersi a digitare CD e poi avviare programmi. E poi è utile anche per editare file. Ad esempio, se io voglio editare l'autoexe.bat, così come ho dovuto fare,
quando ho installato il DOS 3.3 ho dovuto mettere delle mie personalizzazioni, quindi il prompt dei comandi come piace a me, i percorsi su cui trovare programmi, la tastiera italiana e anche un po' di pubblicità al mio sito internet. È molto comodo, quindi anche se andiamo a prendere un dischettino, ad esempio questo qua, andiamo sulla finestra a destra e qua ci mettiamo il dischetto A, si vede l'elenco dei file, che in questo caso è solo uno nel dischetto A. Posso prendere e copiarlo ad esempio in una cartella specifica del computer. Ad esempio potrei fare copia, quindi F5, dove lo vogliamo mettere, in C2 punti barra, e lui molto comodamente mi legge il file da dischetto e me lo copia in C senza bisogno di utilizzare il comando copy del DOS, diciamo. Anche che non sarebbe un grosso problema, perché uno se conosce i vari comandi li utilizza tranquillamente. Invece se si preferisce un po' più di comodità si può utilizzare qualche utility più carina. Ed eccolo qua, ad esempio. Questo è un terminal, serve per collegarsi tramite porta seriale alle BBS, come abbiamo detto. Adesso non lo utilizziamo, non andiamo a utilizzare questo, perché poi per collegarci alla BBS di retrocampus utilizziamo il terminal di Windows. Un altro programma che vi voglio mostrare sono le Norton Utilities. Anche queste erano molto famose all'epoca. In realtà non l'ha create Peter Norton, lui era soltanto un rivenditore. Poi dopo sono state acquisite anche dalla Symantec, che è l'azienda con cui sono diventate, secondo me, anche abbastanza famose. Di interessante c'è il Disk Doctor, che serve per controllare e sistemare l'hard disk, piuttosto che un dischettino che può sembrare difettoso. Oltre all'analisi dei file, della tavola di partizione, eccetera, si può anche avviare l'analisi della superficie del disco, che è molto comoda, soprattutto per dischi così vecchi, in cui alcuni settori possono essere danneggiati e a questo punto lui li marca come difettosi. Infatti l'avevo già fatta girare e ci sono alcuni settori che lui ha identificato come difettosi, almeno sappiamo che lì non ci vanno salvati dei dati. Vediamo se riusciamo a interromperla. Sì. Altre cose carine che si potevano fare era ripristinare dei file cancellati come se fosse un cestino di Windows attuale, oppure cercare di cancellare la formattazione di un disco. Magari si è formattato per sbaglio un disco, si poteva cercare di evitare questa cosa. C'erano diverse utility, ma ad esempio questa qua, Speed Disk, è un po' come se fosse il defrag, quindi l'utilità di defragmentazione dischi, che anche questa è molto comoda, soprattutto su questi tipi di dischi che sono magnetici, perché le attuali SSD non hanno bisogno di defragmentazione, ma questi dischi in realtà sì, perché altrimenti per andare a cercare un file, magari il file è spezzettato su diversi settori del disco in posizioni distanti e quindi la testina per muoversi da un settore all'altro ci metterebbe più tempo che non ad esempio avere i settori tutti belli allineati. Beh, ovviamente non lo facciamo adesso, anche perché l'ho fatta recentemente, quindi possiamo anche evitarcela. C'erano diverse utilità, insomma, trova file, di tutto. Avevo trovato anche un utility che serviva per verificare la velocità dell'hard disk del computer, sempre qua all'interno delle Norton Utilities, molto carina. Ma il pezzo forte è sicuramente Windows 1.04, no 11, 1.04.
Insomma, con Windows si sfruttano bene tutte le possibilità del computer, perché ha anche il mouse, insomma è molto carino. In realtà Windows 1.04 non è che c'è tantissime cose all'interno. Ad esempio abbiamo la calcolatrice. Abbiamo, cos'è, il calendario. Si becca anche la data giusta, guarda, 21 maggio 2023, che poi è oggi che sto registrando. Quindi altro che millennial bug, qui siamo ben oltre e funziona benissimo questo computer. Abbiamo l'orologio, dei programmi di scrittura, ad esempio il Notepad, il blocco note, oppure anche il Write. Abbiamo il Paint, che è un programma di disegno, questo qua. Sì, non è che sono molto bravo come artista, lo sapete. L'avevate già visto con il video dell'MSX2, del Philips. E invece la cosa molto carina, ci tenevo a farla, era il terminale. Questo l'ho già impostato, ho salvato un file in cui ci sono tutte le mie impostazioni, ho chiamato ANSI. E tramite il modem wifi che avete visto prima, che vi ho fatto vedere prima, collegato alla porta seriale, ci possiamo connettere a internet. Vedete che sono connesso a una rete e adesso mi collego alla BBS di Retro Campus. Ed eccoci collegati a internet. Tra l'altro, oltre alla novità di ChatGPT che avevo già fatto vedere, mi ero collegato col Commodore 64, con l'Amiga 2000 e anche con questo computer qui. Tramite la BBS di Retro Campus potete navigare su questi siti internet e anche sul mio, quindi Amedeo Valoroso, quindi K. E vi fa vedere quali sono gli ultimi articoli che sono usciti sul mio sito internet. Ad esempio web server con il Commodore 64 oppure la scheda tecnica di questo computer qua, quindi IBM PS2 modello 30. Bene ragazzi, spero di avervi risvegliato qualche ricordo di software che magari utilizzavate da bambini, da ragazzi, o magari qualche ricordo brutto perché ci dovevate lavorare con questi software, ma anche spero di avervi dato qualche informazione utile, ad esempio collegarsi alla BBS, utilizzando un computer vintage come questo è possibile collegarsi a internet e quindi alle BBS, oppure come trasferire i dati che trovate su internet, quindi delle immagini di dischetto su dischetto con il software DiskWrite, come vi ho detto, per poi utilizzarlo su questo tipo di computer vintage. Se il video vi è piaciuto vi invito a mettere like, a iscrivervi al canale, a commentare, ad attivare la campanellina delle notifiche così sarete notificati quando pubblicherò altri video e noi ci vediamo al prossimo video. A presto, ciao ciao!